Bentornati a tutti sul canale. In questo video, mentre aspettiamo l'uscita della versione 4 di OpenHub stabile, al momento siamo alla milestone 3 se non sbaglio, della 4.0, proviamo a fare l'aggiornamento di una versione di OpenHub 3 installata su Windows, attualmente diciamo funzionante, dove io ho importato la mia versione diciamo di produzione che sta girando sul Raspberry e la provo ad aggiornare all'OpenHub 4 per vedere quali sono gli step da eseguire e vedere se effettivamente l'aggiornamento così a caldo funziona. Partiamo quindi con il lanciare la versione attualmente installata su Windows dalla cartella C OpenHub. Vi faccio solo notare una cosa, che nel file start.bat, siccome nel mio PC ci sono tante versioni di Java e la Java 11 non è quella diciamo nativa utilizzata di default, ho impostato la Java Home, quindi la variabile di ambiente Java Home, alla versione 11 di Java. In questo modo OpenHub gira con la versione Java 11. Dobbiamo poi ricordarci che per l'aggiornamento alla 4 dobbiamo portare la Java alla 17. Quindi al momento la mia configurazione è questa e quindi a questo punto lanciamo OpenHub. Aspettiamo che venga su, ok. È un'installazione pulita, quindi non dovrebbe avere praticamente niente. Adesso l'apro nel browser. Ed eccola qua, totalmente pulita, la versione è la 344 che è l'ultima disponibile per il branch 3. Ok, allora prima di fare l'aggiornamento alla 4 popoliamola con i dati che ho su un backup della mia versione diciamo di produzione. Quindi il backup io me lo sono copiato su C, è la stessa procedura che abbiamo visto per Linux, però la facciamo su Windows. Apriamo un prompt dei comandi, ci posizioniamo nella cartella OpenHub Runtime Bin, dove ci sono i comandi classici per la gestione dell'installazione di OpenHub, ad esempio status, che mi dice che è in esecuzione. Adesso dovrei lanciare il restore, il comando restore.bat che vuole un po' di parametri. Uno è dove è installato attualmente OpenHub. Poi vuole il percorso in cui c'è il file di backup da ripristinare e poi vuole sapere qual è il nome del file di backup. Se non sbaglio l'ho chiamato openhubbackup.zip. Adesso lo lanciamo, vi faccio solo vedere che ci darà un errore perché OpenHub deve essere fermo per poter eseguire il restore. Quindi andiamo su dove abbiamo lanciato OpenHub. In questo caso è un'esecuzione fatta da linea di comando. Probabilmente chi l'ha installato ufficialmente su Windows potrebbe avere il servizio che sta girando, quindi deve stoppare il servizio. Io semplicemente esco dalla console di OpenHub e OpenHub viene spento. Attendiamo qualche secondo. Ok, a questo punto possiamo rilanciare il comando di restore e dovrebbe funzionare. Lasciamolo lavorare un attimo. Ok, mi dice che il backup arriva da una versione 342, è datato praticamente ieri 23 maggio, io lo faccio tutti i giorni se non sbaglio, sì, e basta, mi dice se voglio continuare. Perfetto. A questo punto il backup dovrebbe essere stato ripristinato e allora prima di rilanciare OpenHub per vedere cosa è successo vado un attimo nella cartella della persistenza, quindi conf persistence, dove dovrebbe essersi portato dietro le mie impostazioni di persistenza che io cancello perché non voglio che questa installazione di OpenHub mi vada a scrivere sull'InfluxDB su cui sta scrivendo l'installazione ufficiale. Quindi tolgo la persistenza, così sono un pochino più tranquillo. E a questo punto possiamo rilanciare OpenHub. Quindi lo lanciamo da start di nuovo. Probabilmente adesso ci metterà un po' a partire definitivamente perché dovrà ricostruirsi tutta la struttura dati. Proviamo a lanciare il log. Ok, adesso lanciamo l'interfaccia che è già qua. Partiamo dall'home page. Mi chiede le credenziali che sono quelle
non che ho inserito durante la prima installazione dell'OpenHub su Windows, ma sono quelle che derivano dal backup che ho appena restaurato. Ok, allora la struttura dell'interfaccia e la portata, ancora nessun dato riesce ad arrivare, quindi probabilmente sta ancora ricostruendo tutti i dati. Andiamo a vedere le think, e infatti sono tutte in error handler, probabilmente non ha ancora messo neanche i binding, quindi dobbiamo aspettare un attimino. Ecco che stanno iniziando alcuni dispositivi a venire riconosciuti, anche il broker MQTT. Qui cosa ha fatto? Forse si sta riavviando. Sì, si sta riavviando probabilmente. Ok, proviamo di nuovo a riaggiornare l'interfaccia. Ok, il broker è arrivato, quindi adesso piano piano arrivano tutti. Probabilmente allora iniziamo, ok, a vedere i dati. Vediamo se effettivamente si muovono. Questo ok, lo vediamo dall'energia in tempo reale, che è un dato che varia spesso, quindi sta funzionando. Ok, quindi abbiamo praticamente aggiornato la versione di OpenHub 3 che era pulita installata su Windows con i dati che erano presenti sull'OpenHub 3, tra l'altro di una versione leggermente diversa, inferiore, e quindi abbiamo aggiornato con i dati della versione attuale di produzione che sta girando sul mio Raspberry. A questo punto possiamo provare a fare l'aggiornamento a OpenHub 4. Ovviamente io non lo faccio perché è una versione di test, però prima di farlo converrebbe sempre fare un bel backup. Ok, allora a questo punto possiamo lanciare il comando di update, che è un comando nativo di OpenHub, che ha bisogno di sapere quale versione deve aggiornare. Quindi torniamo sul nostro prompt. Ecco, magari prima, allora, fermiamo il log. Il comando è update.bat, che vuole sapere qual è la versione. Noi dovremmo aggiornare, andiamo a vedere qual è l'ultima versione di OpenHub disponibile. Come milestone abbiamo 400M3, quindi il comando da lanciare è update.bat e il numero di versione a cui si vuole aggiornare. Adesso probabilmente mi dirà che è in esecuzione. Ok, e lo devo fermare. Torno sul mio prompt, esco. Ok, adesso il comando di update dovrebbe funzionare. Magari vado a cambiare la versione di Java nello start, anche se con tutta probabilità questo file start verrà poi sovrascritto. Comunque io metto questo path perché mi sono andato a installare la Java 17, giusto magari vi faccio vedere come si fa. Semplicemente basta andare su download di OpenHub, selezionare Windows, andare sul link della OpenJDK, posizionarsi un po' sotto, scegliere la versione 17, sistema operativo in questo caso Windows, architettura x86 64 bit, package JDK. Faccio il download dello zip, così evito di fare installazioni proprio sul sistema operativo, ma mi copio solo la cartella dello zip, perché io appunto, come ho detto prima, ho n versioni di Java sul PC e in base a quello che devo fare ne uso uno piuttosto che un'altra. Quindi mi scarico lo zip semplicemente e poi lo estraggo in una cartella a piacere, che nel mio caso è C programmi, che sarebbe program files, Java, e poi qui ho tutta una serie di Java. Questa è la Java 17 che ho scaricato prima. In teoria, se la lancio, C program files, Java, JDK 17, bin Java -version, mi dice che è la 17. Ok, quindi metto questo path nel mio start di OpenHub, anche se appunto può essere che questo start venga sovrascritto e quindi lo dovrò fare dopo l'aggiornamento. Comunque, per adesso lo facciamo e adesso possiamo lanciare l'update. Io sono nella cartella sempre OpenHub runtime bin, dove ci sono questi comandi batch,
e lanciamo l'aggiornamento. Lui si scarica la versione corretta e poi procederà ad aggiornare i file. Ecco che ci siamo, partito l'aggiornamento. Ok, vabbè, qua ci sono tutta una serie di avvertimenti di cosa è cambiato nella versione nuova, cosa non c'è più, quindi bisognerebbe poi ognuno deve vedere un po' caso per caso cosa deve fare. Diamo yes. Ah, ok, quindi questo è l'errore che praticamente la versione di Java non va bene, quindi probabilmente lo start è stato sovrascritto. Allora, vabbè, lui ci ha creato anche una cartella di backup della versione corrente. Se uno volesse tenerla, qui potrebbe rispondere no. Io metto yes, tanto non mi interessa. Ok, adesso torno sul mio BAT. Vediamo un po' se c'è ricarica qua. No, se l'è tenuto, quindi a questo punto provo a lanciarlo e vediamo che succede. Lanciamo start e vediamo se riesce a partire e se riesce a tirare su i dati. Ovviamente poi ci saranno tutta una serie di errori che bisognerà andare a correggere, però il grosso dovrebbe riuscire a tirarlo su. Intanto vediamo che la versione effettivamente è aggiornata. Mettiamoci sui log e aspettiamo. Possiamo provare a ricaricare l'interfaccia. E ok, siamo al punto di prima, quindi l'interfaccia c'è, la struttura delle pagine c'è, però i dati non ci sono ancora. Andiamo a vedere le things. Ok, siamo al punto di prima. Quindi adesso dobbiamo di nuovo aspettare che vengano, diciamo, riorganizzati di nuovo i dati nella versione nuova. Ecco che di nuovo stanno venendo su tutti gli oggetti. Ce n'è ancora qualcuno non pronto, però dovremmo iniziare a vedere i dati. Vediamo solo se il bridge all'MQTT broker ancora no, quindi dovremmo penso aspettare per vedere molti dei dati. Ecco, online, andiamo sull'home page ed ecco che funziona. Vediamo se si muovono. C'è 123, ok, l'energia si muove, quindi oddio, si muove, ok, 121. Va bene, quindi direi che l'aggiornamento è andato abbastanza a buon fine. Bisognerà poi intervenire sui singoli errori che ognuno ha in base alla propria installazione, i propri add-on che ha gestito e utilizzato. La versione è quella giusta. E ok, adesso non ci rimane altro che aspettare la versione stable. Io aspetterò quella per fare la vera e propria migrazione. Nel frattempo, a tempo perso, proverò a giocare un po' con la versione milestone.